Benvenuto. Oggi ti racconto di un'esperienza reale che mi è giunta sul canale in lingua inglese. Naturalmente i nomi sono stati variati. Si tratta di un'esperienza molto particolare e lascio a voi i commenti. Buon ascolto. Prima di tutto voglio dire che penso che le persone abbiano il diritto di adorare chi vogliono come meglio credono e siano libere di avere qualsiasi fede o convinzione. Ma quando ero un giovane mi è stata mostrata la verità e da allora ho capito che Dio è molto reale. Da ragazzo andavo in chiesa ogni fine settimana con mia nonna. Era qualcosa di normale e previsto e lo facevo senza lamentarmi. Ma, essendo nella piena fase adolescenziale, mi annoiavo tantissimo, diventavo irrequieto e quindi non comprendevo nulla di quello che veniva detto. Facciamo un tuffo nel passato. Era l'estate del 2002 ed avevo 12 anni. Ero a casa di mia nonna e, essendo casa sua, non c'era molto da fare. Così le chiesi se il mio amico Michael potesse rimanere a dormire da noi quella sera. Lei acconsentì. Non l'avesse mai fatto. Michael ed io iniziammo la serata guardando la TV, ridendo, scherzando e chiacchierando. Erano circa le 10 di sera e mentre facevamo zapping fra i canali ci fermammo su un canale dove un sacerdote stava conducendo una messa cattolica. Cominciammo a discutere sulla possibilità che Dio non fosse reale. Avere dei dubbi ci portò a concludere che ovviamente non fosse reale. Circa un'ora dopo decidemmo di fare una passeggiata fino a casa di mia cugina Emily, perché Michael aveva una cotta per lei. La casa di Emily era a circa 1 miglio di distanza e poiché eravamo così annoiati sembrava una buona idea per ammazzare il tempo. Era una calda notte d'estate, non c'era vento, tutto era calmo, la temperatura era semplicemente piacevole. Arrivammo a casa di Emily, lei e Michael iniziarono a parlare in modo flirtoso, tipico dell'adolescenza. Decisi di dar loro un po' di spazio, così andai a sedermi sul marciapiede e tirai fuori una Pepsi dalla mia tasca. Ricordo di aver bevuto la Pepsi sul marciapiede e di aver pensato a quanto fosse pacifica quella notte. Circa 30 minuti dopo, Michael si congedò da Emily e venne a sedersi accanto a me sul marciapiede. Trascorsi 5 minuti a parlare del più e del meno, decidemmo che era ora di tornare a casa da mia nonna. Iniziammo a camminare lungo la strada buia e dopo circa 10 metri ci fermammo. C'era qualcosa di strano. È difficile da descrivere, ma qualcosa era cambiato nell'aria. C'era un certo disagio che posso descrivere solo come la sensazione di essere osservati. Guardai Michael e lui mi disse: "Lo sento anch'io". Proseguimmo lentamente ed iniziammo a notare delle cose. Non c'era assolutamente vento o brezza, eppure i campanelli a vento di tutto il quartiere suonavano come pazzi. Era molto strano, ma sembrava che suonassero tutti insieme. Tutti i cani del quartiere abbaiavano furiosamente, il che potrebbe non sembrare così strano. Se un cane inizia ad abbaiare, gli altri tendono ad unirsi. Ma era una coincidenza bizzarra che abbaiassero insieme ai campanelli a vento. Ci muovevamo molto lentamente ora ed entrambi eravamo certi che stesse accadendo qualcosa di anomalo. Iniziammo a vedere movimenti nella nostra visione periferica, non veloci e aggressivi, solo ombre che coglievamo con la coda dell'occhio.
quello era solo l'inizio. Ricordo che eravamo circa a metà strada quando ci fermammo. Grosso modo eravamo poco distanti dalla casa del mio amico Tyler. Una sorta di eccitazione infantile mi percorse. Io volevo saperne di più, mentre Michael no. Continuava a dirmi che voleva tornare a casa. Rimanemmo in quella strada per alcuni minuti a discutere di tutto ciò che avevamo appena visto. Poi, all'improvviso, notammo qualcosa di inquietante. Era una voce, cantava in lontananza. Sembrava risuonare lontano nel cielo, eppure la sentivamo in modo molto chiaro e distinto. Una voce di un bambino che cantava ripetendo un nome: Michael, Michael, Michael. Non riesco davvero a descrivere la sensazione a parole. Era molto inquietante, eppure non sentivo di essere in pericolo. Questa voce continuò a cantare per circa un minuto. Ripeteva incessantemente il nome di Michael. Mi avvicinai lentamente a Michael e notai che era molto silenzioso. Così lo scossi leggermente e mi accorsi che stava piangendo. Mi guardò e disse che voleva tornare a casa. Realizzai di essere stato egoista e che lui era turbato, quindi ci dirigemmo immediatamente verso casa di mia nonna. Non vi furono altri avvenimenti strani lungo la restante parte del percorso, tuttavia passai il resto della passeggiata a riflettere sul perché tutto ciò fosse successo, mentre Michael rimase in silenzio. Una volta dentro casa di mia nonna, mi colpì un pensiero e mi rivolsi verso Michael. Tutto ciò è accaduto perché abbiamo sfidato Dio. Ci ha dato un segno stasera. Michael mi guardò con la faccia più pallida che avessi mai visto e disse: conosco quella voce che cantava. Era il mio amico Chris, il mio migliore amico e uno dei miei vicini. 2 anni fa è morto annegato a causa di un incidente al lago. Continuai a fargli domande, ma Michael mi fermò, mi guardò e disse: non voglio mai più parlare di questa notte, non usarla mai più come argomento di discussione. Negli anni successivi, Michael ed io ci siamo allontanati. Rimanemmo in contatto sporadicamente, ma ogni volta che cercavo di menzionare quella notte, lui si rifiutava di parlare, sorrideva con indifferenza oppure cambiava argomento. Quando avevo 15 anni, mia madre acquistò una casa. Quando andai lì per la prima volta, riconobbi la strada. Mia madre aveva comprato la casa proprio accanto a quella di Michael. Ero entusiasta di dirgli che sarei stato il suo vicino di casa e di tutti i bei momenti che avremmo passato insieme. Michael, a sua volta, sembrava essere contento del mio trasferimento. Passarono gli anni e diventai un uomo adulto. Avevo 23 anni ed una bambina di 3. Capitava di tanto in tanto che andassi a trovare mia madre con mia figlia. Lei giocava a casa di mia madre ed abbastanza spesso rimaneva anche a dormire da lei. Mia madre mi diceva che mia figlia diceva cose come che stava giocando con un ragazzino nella sua stanza e c'era un ragazzo che le parlava. Questa cosa andò avanti per mesi e mia figlia iniziò a raccontarmi del ragazzo. Un giorno, mentre ero da mia madre e Michael era a trovare i suoi genitori, andai fuori per chiacchierare un po' con lui. Era passato molto tempo dall'ultima volta che avevo visto Michael e ora aveva una sua famiglia. Parlammo della vita che era cambiata, del lavoro, dei bambini, eccetera, finché decisi di menzionare mia figlia ed il ragazzino. Ancora una volta
come tanti anni prima, il viso di Michael divenne pallido. Mi guardò e disse: «Ricordi cosa è successo quando eravamo bambini?» Capii immediatamente a cosa si riferisse e dissi di sì. Michael continuò: «Ti ho parlato del mio amico che ha annegato in un incidente di nuoto. Il suo nome era Chris». Annui di nuovo con la testa. Lui mi guardò ancora una volta e disse: «Bene, stai vivendo nella sua casa». Era un giorno d'estate, il sole splendeva e correvamo senza paura, senza una meta. Tu ridevi forte, senza mai pensare che l'acqua potesse farti sprofondare. Ti ho visto scivolare giù, in quell'azzurro così profondo. Io rimasto lì, fermo immobile, mentre il tempo si scioglieva in un secondo. E ora mi resta solo il ricordo di quel sorriso che si è spento troppo presto. Vorrei averti salvato, averti accanto, ma il destino ha deciso un altro canto. Gli anni passano ma il dolore resta, ogni volta che torno a quella foresta, dove l'acqua nasconde i suoi segreti, dove i sogni si spezzano, diventano scheletri. Ti rivedo ogni notte, ti sento accanto, il tuo sguardo mi segue, mi sento affranto. Vorrei abbracciarti, riportarti qui, ma l'eco del tuo grido mi spezza così. Ora mi resta solo il ricordo di quel sorriso che si è spento troppo presto. Vorrei averti salvato, averti accanto, ma il destino ha deciso un altro canto. Forse un giorno ci incontreremo in un mare calmo e senza più paura, ma per ora resto qui con il vuoto dentro, a cercare un senso in questo silenzio eterno. E ora mi resta solo il ricordo di quel sorriso che si è spento troppo presto. Vorrei averti salvato, averti accanto, ma il destino ha deciso un altro canto. Forse un giorno ci incontreremo in un mare calmo e senza più paura, ma per ora resto qui con il vuoto dentro, a cercare un senso in questo silenzio eterno. E ora mi resta solo il ricordo di quel sorriso che si è spento troppo presto. Vorrei averti salvato, averti accanto, ma il destino ha deciso un altro canto. Aspetta un attimo, prima di andare via, ho un messaggio importante per te. Se ti è piaciuta questa storia, allora non potrai perderti il primo romanzo di Misteri di Mezzanotte, Il villaggio nel bosco, un libro che ti terrà incollato fino all'ultima pagina, te lo garantisco. La protagonista, se segui questo canale, la conosci già. Non attendere oltre, lo trovi su Amazon e ti lascio il link in descrizione ed in alto nella scheda. E siamo giunti alla fine di questa storia, che spero vi sia piaciuta. Vi chiedo di farmelo sapere aggiungendo un like ed un commento, oltre che di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per essere aggiornati sulle nuove storie. Ti ricordo che questo canale è affiliato con Amazon Audible,
Usa il link in alto a destra per una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun vincolo. Vi lascio di seguito il link ad un altro racconto che sono sicuro vi piacerà ugualmente. Grazie per l'ascolto ed a presto.